Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Allora, oggi facciamo un viaggio pazzesco, un percorso che ci porterà dalla complessa cartografia spaziale giù fino alle applicazioni per smartphone che usiamo per camminare in sicurezza sui sentieri. E per farlo ci baseremo sulle fantastiche risorse e sugli articoli del weblog che trovate su webandana.com. Scopriremo come la tecnologia più estrema del pianeta arrivi letteralmente dentro i nostri zaini. Iniziamo. Diamo una rapida occhiata a cosa ci aspetta oggi. Partiremo da come si misura fisicamente la montagna, per poi passare alla vera e propria magia del LiDAR. Dopodiché scaricheremo tutto sui nostri telefoni parlando dei file DEM, vedremo come configurare l'app Orux Maps senza fare pasticci e chiuderemo con Georescue, il nostro angelo custode digitale. Punto primo: misurare la montagna, dal passato al presente. È incredibile se ci pensate, vero? Nel lontano 1850 l'Everest fu misurato con un vecchio strumento ottico, il teodolite, e con complessi calcoli di trigonometria fatti da oltre 150 km di distanza. Pazzesco. Poi, negli anni 90, ecco arrivare il GPS standard. Ma c'è un però: il segnale classico ha un margine di errore che va dai 3 ai 10 metri. Perché? Perché le onde radio vengono rallentate dall'umidità dell'atmosfera terrestre, in particolare dalla ionosfera e dalla troposfera. Oggi invece dominiamo la misurazione con tecnologie come il LiDAR e l'RTK. E per correggere proprio quelle fastidiose interferenze atmosferiche in tempo reale, i professionisti usano il GPS RTK. È un sistema semplicemente geniale. Praticamente funziona a coppie. C'è un'antenna di base, fissa a terra, che capta l'errore del satellite e lo comunica all'istante via radio a un ricevitore mobile, il cosiddetto rover, quello che il topografo si porta in spalla fin sulla cima. Appoggiandosi a una rete di stazioni permanenti, questo metodo garantisce una precisione millimetrica, sotto il centimetro, direttamente in vetta. Capitolo 2. La magia del LiDAR. O come mi piace chiamarlo, vedere attraverso gli alberi. Allora, abbandoniamo per un attimo il singolo punto nello spazio. Immaginate di voler mappare una montagna intera. Come si fa? Con la luce. Dei velivoli come aerei o droni specializzati sorvolano le cime bombardando letteralmente il paesaggio. Parliamo di centinaia di migliaia di impulsi laser scagliati ogni singolo secondo. Calcolando quanto tempo impiega il laser a rimbalzare e incrociando i dati col famoso GPS RTK a bordo, otteniamo una perfetta mappa 3D, una fittissima e meravigliosa nuvola di punti. Ma il vero, indiscutibile superpotere del LiDAR sono i ritorni multipli. Quando il laser colpisce un bosco, si divide. I primissimi ritorni rimbalzano sulle foglie. Quelli intermedi beccano i rami. Ma l'ultimo ritorno, quello fatidico, riesce a sgattogliere tra la vegetazione e colpisce la terra, il terreno nudo. Ecco che i cartografi, al computer, possono spegnere il bosco. E improvvisamente appaiono antichi sentieri dimenticati o vecchie trincee della prima guerra mondiale che la natura si era ripresa. È come avere la vista a raggi X. E se vi state chiedendo quanto sia preciso tutto questo, tenete a mente questi numeri. Da 5 a 15 centimetri. Questa è l'incredibile precisione verticale dei sistemi moderni. E insomma, l'altezza di ogni singola roccia è misurata con un'accuratezza pari più o meno alla lunghezza del vostro palmo della mano. Ma arrivati a questo punto, dopo aver parlato di laser, aerei e precisione scientifica assoluta, la domanda è d'obbligo: come fa questa immensa mole di dati macro ad arrivare nel micro? O meglio, come finisce tutto questo nel telefono che teniamo in tasca durante un'escursione? E qui entriamo nella sezione 3, i file DEM in Orux Maps, ovvero l'altitudine in tasca. La risposta è che tutti quei dati pazzeschi vengono convertiti e impacchettati nei file DEM, i Digital Elevation Model. Per renderla semplice, immaginateveli come un'immensa scacchiera, una griglia di pixel che va dai 30 ai 90 metri, dove ogni casella contiene un'altitudine media. Ma non temete per la precisione. Quando leggete sulla mappa che il Monte Collians è alto esattamente 2780 metri, quello non è un valore medio sparato a caso. È un nodo ultra preciso, calcolato e certificato dagli istituti geografici militari. Avere questi file DEM locali scaricati nella vostra app Orux Maps è assolutamente fondamentale. Perché? Prima di tutto sostituiscono l'altitudine del GPS del telefono che, ammettiamolo, è spesso molto ballerina e imprecisa. Poi autocalibrano il barometro dello smartphone, vi permettono di ruotare la mappa in 3D per capire davvero le pendenze e a fine giro vi correggono l'altitudine di tutta la traccia appena registrata. Una vera salvezza. Sezione 4. Configurare Orux Maps al meglio.
Diciamocelo, potete avere i modelli del terreno migliori dell'universo, ma se l'app è settata male, farete un disastro. E come ci ricordano gli ottimi articoli sul weblog di Webandana, i parametri fanno la differenza. Nelle impostazioni dei sensori mettete il tempo minimo a 5 secondi, è perfetto per la nostra velocità di camminata. La distanza minima a 10 metri, insegnerà al telefono a ignorare i saltelli del GPS quando vi fermate a bere. E poi l'accuratezza GPS fix. Fissatela a 20 metri. Vi prego, non fate l'errore di metterla a 0 pensando di ottenere la perfezione, otterrete l'esatto contrario. A 0 disabilitate il filtro e vi ritroverete una traccia piena di rumore e schizzi anomali. Un'altra questione cruciale per l'orientamento è lo scontro tra i due nord. Il nord geografico è l'asse fisso di rotazione della Terra, quello per capirci con cui stampano le mappe. Il nord magnetico invece è il polo in costante e perenne movimento che fa impazzire l'ago della bussola. La differenza angolare tra i due si chiama declinazione magnetica e le app come Orux Maps devono conoscerla per girare la mappa dal verso giusto. Facciamo un esempio super pratico. Se state organizzando una bella escursione in Friuli, vi basterà inserire il valore 4.44 nelle impostazioni di declinazione di Orux Maps, così avrete un allineamento assolutamente impeccabile. E arriviamo alla quinta e ultima sezione, GeoResc, il tuo angelo custode. Parliamo dell'app ufficiale gestita dal Soccorso Alpino e Speleologico Italiano. È letteralmente vitale. Scaricatela, compilate i vostri dati e i contatti d'emergenza, ma mi raccomando, ricordatevi di fare il test di allarme dalle impostazioni per essere certi che il telefono parli con i loro server. Fatto questo, non appena mettete piede sul sentiero, attivate la funzione Tracciami. L'app registrerà i dati GPS in background, anche senza internet, e li spedirà alla centrale dei soccorsi, non appena beccherà anche solo una tacca di segnale. Anche dentro GeoRescue i settaggi sono tutto. Impostare la trasmissione dati ogni 5 minuti è il bilanciamento perfetto tra l'avere una traccia di sicurezza super affidabile e non prosciugare la batteria. Poi c'è l'attenuazione di dislivelli. Se la impostate sul valore medio, che è 5, l'app funzionerà da filtro. Smetterà di calcolare dislivelli inesistenti se siete semplicemente fermi sul posto, eliminando gli scatti pazzi del ricevitore. Sull'altitudine in GeoRescue fermi tutti, c'è una regola d'oro. I calcoli che i GPS fanno si basano su modelli matematici un po' particolari, che possono sballare rispetto al vero livello del mare. E no, non esiste un numeretto magico valido per tutti, quindi la correzione manuale si fa esclusivamente quando siete davanti a un riferimento fisico inequivocabile. Avete presente il cartello di un passo alpino o l'insegna in legno di un rifugio con la quota esatta? Ecco, solo in quel momento e solo lì aprite l'app e correggete il dato, altrimenti non toccate nulla. C'è un grandissimo però in tutto questo bellissimo mondo digitale. Come sottolinea a più riprese il blog Webena, la tecnologia ha una fame chimica di energia. Il freddo e il telefono che cerca disperatamente un segnale vi azzereranno la batteria in un attimo. Le regole semplici ma non negoziabili. Partite sempre col 100% di carica, portatevi un power bank da almeno 10.000 mAh, prescaricate tutte le mappe a casa col wifi e sul sentiero giù in modalità aereo. Tranquilli, il GPS continuerà a tracciare i satelliti e la mappa girerà, ma eviterete che il telefono muoia cercando un segnale telefonico che tra i monti non c'è. E questo ci porta alla filosofia suprema di questo approfondimento. La tecnologia moderna è una conquista straordinaria, salva vite e si basa su una cartografia che 30 anni fa era pura fantascienza. Ma l'elettronica? Beh, l'elettronica può cadere nell'acqua, può prendere una botta e può scaricarsi. Ecco perché una bussola analogica e una cara, vecchia, solida mappa cartacea impermeabile non chiedono mai di essere messe in carica. Non devono mai mancare nel vostro zaino, al primissimo posto. Insomma, abbiamo visto quanta meraviglia ingegneristica ci sia dietro alla misurazione delle nostre amate montagne e come possiamo imbrigliare tutta questa scienza direttamente sui nostri dispositivi per camminare in assoluta sicurezza. E ora, con tutta questa incredibile tecnologia letteralmente in tasca e la consapevolezza di saperla padroneggiare al meglio, quali sentieri nascosti esplorerete per primi? Buon cammino a tutti!